Il modello perfetto se vuoi una borsa realizzata con la ciniglia. Ma prima, ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul canale YouTube di Macri Bag. Io sono Martina e oggi vi mostrerò come realizzare la borsa Clotilde. Molto semplice, carina, dalle piccole e medie dimensioni e realizzata interamente utilizzando la ciniglia. Questa borsa è stata realizzata utilizzando solamente un punto basso in costa retro per creare queste costine nel corpo della borsa e la spighetta romena per andare a realizzare il nostro manico. Il tutorial è semplicissimo perché vi spieghiamo passo passo tutto quello che devi fare per realizzare la borsa. Io spiego mentre mia mamma vi fa vedere appunto la lavorazione da eseguire. Iniziamo ora col tutorial vero e proprio, ma prima vi ricordo di iscrivervi al nostro canale YouTube e di cliccare sulla campanella per ricevere tutte le notifiche. Ci trovi anche su canali social, sia su Instagram che su TikTok, col nome macre.bag. Ma prima di iniziare ti dico tutto l'occorrente necessario per andare a realizzare questa borsa. Troverai sul nostro shop online macrebag.it tutto l'occorrente e fai veloce perché è pure a sconto. Avrai bisogno quindi di 4 gomitoli di ciniglia da 50 grammi. Abbiamo questo colore rosso ma anche tantissimi altri molto accesi e veramente ma veramente belli. Avrai bisogno di un uncinetto numero 6 e un uncinetto numero 7 e in più vi suggerisco comunque di foderare la borsa all'interno per renderla più resistente. Troverai una bellissima fodera e raso di vari colori sempre sul nostro shop online. Quindi ora iniziamo col tutorial e realizziamo insieme la borsa Clotilde. Prendiamo il nostro filo e iniziamo a lavorare la ciniglia doppia, quindi con 2 fili assieme per renderla più resistente. Prendiamo il nostro uncinetto, in questo caso abbiamo preso un uncinetto numero 6,5 e iniziamo a realizzare il cappietto. Quindi facciamo il cappio e proseguiamo poi realizzando le catenelle e facciamo un totale di 27 che, se comprendiamo anche il cappetto iniziale, saranno un numero pari a 28. Ecco fatti i nostri punti e ora dovremo iniziare a realizzare il primissimo giro di punti bassi. Quindi io devo saltare il punto, quindi questa prima catenella non vi entro, e entro in quella successiva. Quindi entro con l'uncinetto, vedete, all'interno, così. Ora carico il filo, lo faccio passare da sopra a sotto in questo modo e lo trascino fuori dal buchino. Ho queste 2 asole e ora carico il filo e chiudo tutte e 2 assieme. Questo è un punto basso. Facciamo vedere un altro. Entro nella catenella seguente, carico di nuovo il filo, lo trascino fuori, ho le 2 asole, carico di nuovo e vado a chiuderle tutte e 2 assieme. Questi sono punti bassi e devo fare dei semplici punti bassi per tutte le catenelle. Quindi devono essere in tutto 27 punti bassi. Mi raccomando, contateli, vi facciamo vedere come realizzare poi l'ultimo punto basso all'interno del cappietto. Ecco l'ultimo punto, che è il nostro cappietto, come potete vedere. E lavoro molto semplice, entro anche qui con l'uncinetto, esco in questo modo e carico il filo e lo trascino fuori. Tengo tirato però, vedete, il filino più corto dell'inizio, perché sennò si apre eccessivamente. Ora carico di nuovo e vado a chiudere. E così ho fatto il primo giro di punti bassi. Mi raccomando, contateli, devono essere 27. Ora iniziamo il secondo giro, quindi faccio una catenella per alzare il lavoro e giro. Dovrò fare solo e soltanto punti bassi in costa retro che si differenziano leggermente dai punti bassi normali, quindi non devo prendere più questo buchino prendendo entrambe le asoline, ma prendo solamente un'asolina più esterna, quindi entro qui nella V e prendo solo questa asolina. Quindi ora carico, chiudo, in questo modo vedete, trascino fuori, ho di nuovo le 2 asole, carico di nuovo e chiudo. Facciamo vedere un'altra, entro all'interno della V prendendo le asoline più esterne, carico il filo e lo trascino fuori, carico di nuovo e chiudo. Questi sono i punti bassi in costa retro. Contateli perché dovete farne 12.
Raggiunto il numero indicato, abbiamo fatto questa prima parte in costa retro, c'è questa prima costa. Ora dobbiamo fare praticamente 3 aumenti, quindi nei 3 punti seguenti, sempre lavorando in costa retro. Quindi entro con l'uncinetto, sempre nella V, prendendo la asolina esterna, carico il filo e lo trascino fuori. Ora carico di nuovo e chiudo, e quindi ho fatto di nuovo un punto basso in costa retro. Entro nuovamente nel punto appena lavorato, questo, di nuovo carico l'uncinetto, lo trascino fuori, carico di nuovo e chiudo. E qui ho fatto il primo aumento, quindi sono 2 punti bassi in costa retro nel solito punto, e faccio esattamente la stessa cosa anche per questo punto e quello successivo. Quindi carico, vedete, e chiudo, di nuovo rientro, carico e chiudo, ancora carico, chiudo un primo punto, carico e chiudo un altro punto. E ora abbiamo fatto questi aumenti, continuiamo con altri 12 punti bassi in costa retro. Facciamo ora la catenella per alzare il lavoro e lo giriamo. Iniziamo così il terzo giro del lavoro. In questo caso devo fare sempre i punti bassi in costa retro, ne devo fare 13. Iniziamo, vedete, il lavoro è sempre lo stesso e dopo dobbiamo fare sempre 3 aumenti. Ora siamo arrivati alla parte centrale, dobbiamo fare 3 aumenti come abbiamo fatto precedentemente, quindi 2 punti bassi in costa retro in questo punto, altri 2 punti bassi e 2 punti bassi in costa retro anche nel punto successivo, quindi un totale di 6 aumenti. Dopo di questi continueremo a lavorare dei semplici punti bassi in costa retro fino ad arrivare al punto finale del giro. Abbiamo finito il terzo giro, vedete il risultato è questo ad ora. E ora facciamo il quarto, quindi faccio una catenella per alzare il lavoro, giro di nuovo il lavoro e devo fare in totale 14 punti bassi in costa retro. Ora ancora facciamo 3 aumenti, quindi 2 punti bassi in costa retro per 3 punti e poi continuiamo con i restanti punti del giro con singoli punti bassi in costa retro. Abbiamo terminato ora il quarto giro e iniziamo a fare il quinto. Vedete, la forma che prende è questa e ora dobbiamo fare altri 2 giri con gli aumenti, quindi nel quinto giro dovrò fare una catenella per alzare il lavoro, come sempre, girare e ora iniziare a fare 15 punti bassi in costa retro, poi sempre 3 punti con aumenti e continuare fino a raggiungere l'altra estremità con singoli punti bassi in costa retro. Per il giro seguente poi di nuovo una catenella, giriamo il lavoro e in questo caso dovremo fare 16 punti bassi in costa retro singoli, poi di nuovo 3 aumenti e ancora singoli punti bassi in costa retro. Andiamo avanti e vi facciamo vedere poi come lavorare i giri successivi. Abbiamo realizzato anche il sesto giro e il risultato per ora è questo, vedete? Con gli aumenti abbiamo dato forma all'angolo della nostra borsa, in questo modo. Ora semplicemente rifaccio una catenella per alzare il lavoro, giro il lavoro e iniziamo il giro numero 7. In questo caso questo giro deve essere composto da soli punti bassi in costa retro singoli e dovremo fare così per ben 14 giri, arrivando a un totale di 42 punti per giro, quindi contatele e mi raccomando il risultato che vi torna deve essere identico al nostro al termine di tutti e 14 i giri di punti bassi in costa retro. Al termine di ogni giro basta fare una catenella per alzare il lavoro, girare e ricontinuare in questo modo. Noi ora andiamo avanti e facciamo vedere il nostro risultato. Ecco
il corpo della nostra borsa che vedete inizia a prendere forma, e questo è il risultato del lavoro svolto fino ad ora. Abbiamo fatto questi punti bassi in costa retro che formano queste costoline della borsa, e il lavoro in questo caso è il risultato dritto perché non abbiamo fatto né aumenti né diminuzioni. Ora semplicemente dobbiamo andare a lavorare l'altra parte della borsa e farla simmetrica all'altro lato. Quindi facciamo vedere come svolgere il lavoro. Andiamo a fare una catenella come sempre per alzare il lavoro e giriamo. Ora invece degli aumenti dobbiamo fare le diminuzioni, quindi inizio facendo in questo caso 16 punti bassi in costa retro singoli e poi passeremo a delle diminuzioni. Vi facciamo vedere come fare. Fatti i nostri singoli punti, dobbiamo passare ora a fare le diminuzioni in questo caso, quindi devo diminuire il numero di punti del giro. Quindi entro con l'uncinetto nel punto seguente prendendo sempre la solina esterna, carico l'uncinetto e lo trascino fuori. Ora però non chiudo le 2 asoline ma entro nel punto seguente, sempre prendendo la solina, carico l'uncinetto e lo trascino. Ora ho queste 3 asole che chiudo tutte e 3 assieme. Così, e questa è una diminuzione. Di nuovo entro nel punto seguente prendendo l'asola, carico e lo trascino fuori. Entro nel punto ancora seguente, carico il filo, lo trascino, carico il filo e chiudo tutte e 3. Ancora l'ultima, carico il filo, lo trascino fuori, di nuovo carico e rientro senza chiudere queste 3 asole, carico il filo, vedete che chiudo tutte e 3 assieme, e così ho fatto le 3 diminuzioni. Ora continuo con singoli punti bassi in costa retro fino ad arrivare all'ultimo punto. Fatta anche l'ultimo punto, facciamo la catenella e giriamo il lavoro per ora andare a realizzare un totale di 15 punti bassi in costa retro, fare poi 3 diminuzioni e continuare con i punti fino al termine del giro. Terminato questo giro dovrò fare di nuovo una catenella, iniziare il giro seguente con 14 punti bassi in costa retro e 3 diminuzioni, poi proseguire col giro seguente che avremo 13 punti bassi in costa retro e sempre 3 diminuzioni, e l'ultimo giro in cui avremo 12 punti bassi in costa retro e 3 diminuzioni. Quindi devo seguire lo schema che abbiamo seguito nella prima parte del tutorial, però in senso opposto, quindi in senso decrescente. Quindi andremo avanti e vi facciamo vedere come sempre il risultato, e vi dico già che una volta terminati questi giri dovremo tornare ad un totale di punti pari a 27. Ecco che abbiamo fatto tutti i giri. Per terminare il corpo della nostra borsa dovremo fare un singolo giro di soli punti bassi in costa retro, quindi facciamo una catenella, giriamo il lavoro e realizziamo un totale di 27 punti bassi in costa retro. Dopodiché il corpo sarà finalmente terminato e potremo passare ai passaggi successivi. Una volta realizzato tutto il corpo della borsa e seguite le misure, dovremo andare a fare le cuciture laterali. Queste vengono fatte internamente e poi la borsa si va a girare. Ora io ho lasciato qui da questa parte, vedete, un filo abbastanza lungo, circa 30 cm, e anche dall'altro lato, per fare le nostre cuciture. E ora vi facciamo vedere come andare a cucire. Noi abbiamo cucito la prima parte, vedete, e il risultato è questo, facendo dei punti bassissimi. Semplicemente giriamo il pannello perché questa cucitura deve essere interna e lo facciamo da quest'altro lato. Abbiamo preso un uncinetto più piccolo, in questo caso è un 5 o un 5,5, e dobbiamo entrare nel punto, vedete questo qui, all'estremo, prendendo entrambe le asole da un lato e dall'altro. Vedete, ora carico l'uncinetto e lo trascino fuori da una solina e pure dall'altra, così. Ora prendo il filo, lo carico sull'uncinetto e vado a chiudere in questo modo. Ora entro nelle asoline a fianco, 1 e 2, carico il filo e lo trascino fuori. Queste 2 asole
e le chiudo tutte e due assieme, e questo è un punto bassissimo. Ancora andiamo avanti, il punto seguente, prendo l'asola di un pannello, l'asola dell'altra, carico e trascino fuori e chiudo le due asole assieme. Ancora vado avanti per tutti i punti che trovo fino ad arrivare all'estremità. Facciamo vedere poi come terminare e fare le cuciture. Facciamo ora l'ultimissimo punto, quindi entro nelle ultime asoline, 1 e 2, di nuovo carico e trascino fuori e chiudo con un punto bassissimo. Così tiro ora il filo, lo allungo e vado a fissarlo lungo le cuciture che abbiamo appena realizzato, per andare così a fissare il filo e fare in modo che la cucitura non si apra. Giriamo ora il corpo della borsa e vedrete che il risultato sarà esattamente questo. Iniziamo a lavorare il bordo della borsa con dei tipi di punti bassi. Iniziamo a lavorare qui dove abbiamo la cucitura laterale, questa parte, utilizzando un uncinetto numero 6, quindi più piccolo. Entro nel punto, vedete così, prendo i due fili, carico l'uncinetto e chiudo in questo modo. Ora inizio facendo una prima diminuzione, quindi entro nel punto, vedete, carico l'uncinetto e lo trascino fuori. Non vado però a chiudere due asoline perché entro nel punto successivo. Carico e trascino, ho queste 3 asole, carico di nuovo e chiudo. Nel frattempo mi porto dietro le asoline, queste, i fili più corti. Ora faccio un singolo punto basso, così, e di nuovo una diminuzione, quindi entro in quello seguente con le 3 asole, carico di nuovo e chiudo. Quindi per tutto il giro del bordo della borsa alterno una diminuzione con un punto basso singolo. Facendo così si va a restringere l'apertura della nostra borsa, quindi continuiamo tutto il giro fino ad arrivare all'estremità di partenza. Siamo arrivati ora di nuovo al punto di partenza. Come ultimo punto devo fare una diminuzione, quindi entro nel punto e trascino fuori. Entro ora nel punto di partenza, carico, vedete, trascino così, formo queste 3 asole e le chiudo tutte e 3 assieme. Ora per chiudere il giro devo entrare nel punto seguente, così, carico e trascino fuori e chiudo con un punto bassissimo. Ora inizio facendo un giro completo di punti bassissimi, quindi entro nel punto seguente, carico, vedete, e chiudo le 2 asole assieme. Ancora entro nel punto seguente, carico l'uncinetto e chiudo le 2 asole assieme. In questo modo l'apertura sarà ancora più stretta. Quindi continuiamo e ritorniamo fino al punto di partenza. Ora semplicemente allungo l'asola, così il filo, e la vado a tagliare. Facciamo una semplice chiusura, quindi entro con l'uncinetto, vedete, nel secondo punto, così, carico il filo e lo trascino tutto completamente fuori. Ora ripasso nel punto, vedete, di partenza dove abbiamo il filo, entro con l'uncinetto solo nell'asolina esterna, carico il filo e lo passo tutto nel punto. In questo modo avremo fatto una cucitura invisibile. Vedete, passo tutto il filo e lo trascino. E ora lo andiamo a fissare all'interno facendo dei semplici nodini. Infine andremo a realizzare il manico con questa tecnica della spighetta rumena. Utilizziamo un uncinetto più piccolo perché così risulta molto più resistente. Ora iniziamo a realizzare il cappio. Abbiamo lasciato un filo un pochino più lungo perché ci servirà per cucirlo poi al corpo della borsa. Prendiamo sempre dei fili doppi e lo lavoriamo con un uncinetto numero 6, quindi più piccolo. Faccio il primo cappio e 6 catenelle, ed ecco qui un totale di 7 catenelle se si considera anche il cappietto. Ora semplicemente devo entrare con l'uncinetto nel cappio e fare un punto bassissimo, quindi vedete, carico, lo trascino fuori così e chiudo le 2 asole assieme. Andiamo avanti e realizziamo
punti bassi, quindi singoli punti bassi per ogni catenella del giro, quindi un totale di 6. Primo punto, vedete, entro nella catenella seguente, carico e trascino, carico di nuovo e chiudo, ancora, siamo al terzo, 4, e l'ultimo punto, che è il sesto. E ora iniziamo la lavorazione della spighetta rumena. Quindi io devo ora prendere questo punto qua, che è praticamente l'asola del punto basso appena lavorato. Entriamo con l'uncinetto, vi facciamo vedere. Quindi prendo queste asoline, che sono 2, e devo andare a prendere anche le asole che si trovano sotto, quindi queste. Ora carico con l'uncinetto, lo trascino fuori, ho queste 2 asole, carico di nuovo e chiudo, e questo diciamo che è un punto basso. Giro leggermente il lavoro e devo entrare nell'asolina successiva di questa, e si trova nella parte sotto, vedete, si trovano subito sotto, sono sempre 2. Così carico l'uncinetto e lo trascino fuori, di nuovo carico e chiudo. Questa prima parte è quella un po' più complessa, perché essendo all'inizio del lavoro si vede molto meno. Andando avanti poi con il manico questo processo si noterà sempre di più, quindi le asoline le noterete molto più facilmente. Quindi noi ora andiamo avanti, vi facciamo vedere il risultato completo e vi diciamo anche fino a che altezza arrivare. Ecco che abbiamo realizzato la nostra spighetta rumena e ha una lunghezza di 35 cm. Abbiamo lavorato con i punti che vi abbiamo fatto vedere fino ad ora e ora semplicemente facciamo vedere come fare la chiusura. È molto semplice, perché dobbiamo rientrare nelle asoline di prima, tutte e 2, così, carico l'uncinetto e lo trascino fuori. Li ho formato le 2 asole, ora invece di fare un punto basso faccio un punto bassissimo, quindi le chiudo tutte e 2 assieme. Tiro il filo abbastanza lungo, perché mi servirà per fare la cucitura della borsa, e lo taglio. Andiamo ora a aggiungere il manico, l'abbiamo già fatto da questo lato qui, e ora vi facciamo vedere dall'altro. Lo posizioniamo esattamente dove c'è la nostra cucitura, a questa altezza, e prendiamo ora un uncinetto più piccolo, che in questo caso è il numero 5, e andiamo a fare praticamente delle cuciture interne. Quindi passo dal lato, qui vedete queste asoline del corpo della borsa, e prendo una parte del manico più esterna. Ora prendiamo il filo che avevamo lasciato più lungo del manico, lo carico attorno all'uncinetto e lo faccio passare all'interno in questo modo. Quindi passo tutto il filo. E ora andiamo avanti, vado dagli altri lati e devo praticamente fare queste cuciture. Mi aiuto in questo caso con il mio uncinetto, faccio passare il filo da un lato all'altro prendendo sia il corpo della borsa che il manico. Noi andiamo avanti e vi facciamo vedere il risultato terminato. E finalmente la borsa Clotilde è pronta. Se avete seguito tutti i passaggi che vi abbiamo indicato, il risultato sarà per l'appunto questo. Vi ricordo che troverete tutto l'occorrente disponibile sul nostro shop online macrebag.it di questa colorazione rossa e molte altre. Vi serviranno ben 4 gomitoli da 50 grammi. Quindi vi ringrazio per aver preso visione del tutorial, io vi saluto a questo punto e ci vediamo al prossimo video.